Eccoci qua, ciao a tutti. Allora, voglio comunicarvi che sul canale verrà creata una nuova playlist che si intitolerà Punti di nuova cronologia e verranno caricati principalmente dei video, adesso devo vedere se brevi o lunghi, dipende dalla mole di informazioni da inserire, che andranno a puntellare tutto quello che abbiamo visto finora, sia per quanto riguarda i problemi relativi alla cronologia e sia per quanto riguarda le costruzioni, le ricostruzioni storiche in chiave nuova cronologia. Quindi sono sia curiosità storiche, ma anche contributi molto dettagliati, come ad esempio le datazioni, eccetera, che vanno a unire ancora di più i puntini, a chiarire molte situazioni lasciate in sospeso che magari non sono state chiarite nei video per evitare di rendere la trattazione troppo pesante, ma che però sono importanti al fine di comprendere in profondità il problema relativo alla cronologia in sé e tutto ciò che ne consegue. E ad esempio, i primi video saranno sulle principali figure storiche in cui si riflessero i personaggi di Gesù e la Vergine Maria. Ad esempio, questo può essere un appunto molto importante da tenersi vicino e da andare a consultare ogni volta che si vuole, che ci aiuta nelle proprie ricerche, nel momento in cui si va a leggere una storia convinti di leggere un qualcosa di diverso, ma in realtà si viene a scoprire che quella storia ci parla ad esempio degli eventi evangelici riproposti però in una luce differente, e avere vicino una lista dei principali personaggi in cui si riflessero queste figure ci aiuta molto a riscoprire la vera natura del racconto. Non saranno tutti i principali riflessi, perché ho preso solo quelli che sono stati inseriti nel libro come andò veramente. Molti altri riflessi sono stati inseriti in successive pubblicazioni, però è già un qualcosa. Poi nel momento in cui uno inizia ad entrare nella logica della nuova cronologia, a studiare quant'altro, poi nel momento in cui vai a leggere le similitudini le riesci a cogliere, però nasce appunto proprio con questo fine, nel darvi quelli che sono degli appunti che facilitano la ricerca, che ci aiutano, almeno per me è così. E un altro aspetto importante che si andrà a toccare, che magari sarà molto più tecnico, è l'aspetto relativo alle datazioni astronomiche, le nuove datazioni astronomiche degli oroscopi, degli zodiaci e dei calendari. E questo è molto importante perché le datazioni astronomiche sono alla base della cronologia in generale e, siccome abbiamo visto, le datazioni astronomiche di eventi che si considerano siano avvenuti in antichità, in realtà sono da spostare nell'asse temporale in periodi molto più vicini a noi, questo cambia di molto la storia per come la conosciamo, perché come abbiamo visto molti eventi astronomici che pensavamo si fossero verificati in concomitanza di determinati eventi antichi, in realtà si sono verificati in tempi molto più recenti. E questo sconvolge tutto, questo cancella di fatto quella che noi pensiamo essere l'antichità e sposta la vera antichità nei secoli 10, 12, per arrivare poi al XIII secolo, com'è in realtà in chiave nuova cronologia. Quindi, ecco, le datazioni astronomiche, le datazioni in genere sono molto importanti e gli storici tendono sempre a non cimentarsi in questo discorso, perché le datazioni sia dei vari reperti, eccetera, le datazioni soprattutto astronomiche mettono in seria discussione la cronologia scaligeriana. Infatti, ad esempio, questo argomento non viene toccato nemmeno da chi cerca di confutare a parole lo studio di Fomenko e Nosovsky, che si poggia su solide basi di natura matematico-statistica, che guarda caso non sono mai state smentite fino adesso. Anzi, tutta la comunità dei matematici e degli statisti, insomma, ha dichiarato quanto i calcoli, insomma, le procedure fatte siano pressoché vicino alla perfezione per quanto si poteva fare negli anni 70, e non ci sono motivi per pensare che appunto si siano ottenute dei calcoli che arbitrari, assolutamente no, sono dei calcoli più trasparenti possibili che chiunque abbia la voglia e le capacità può andare a verificare
e magari anche correggere. Infatti, per quanto riguarda le datazioni astronomiche, vengono messi a disposizione i nomi dei programmi utilizzati dagli stessi Fomenko e Nosovsky e le procedure utilizzate, così che chiunque voglia andare a verificare lo può fare tranquillamente. Però ecco, questo aspetto è molto molto importante e vedremo, soprattutto per quanto riguarda la storia italiana, perché inizieremo ad addentrarci anche nella storia italiana documentata, vedremo come in realtà inizierebbe in tempi molto più recenti rispetto a quello che si pensa. E quindi magari, ecco, non lo so, faremo incazzare ancora di più alcuni, però purtroppo quando si tratta la storia si deve iniziare a farlo anche con dei solidi presupposti alla base e questi sono quei solidi presupposti da utilizzare nel momento in cui si va ad affrontare la storia, perché altrimenti si continua sempre nella solita spirale di confusione, di datazioni ultramillenarie e quant'altro, e è un casino perché poi si leggono e diciamo, si viene a sapere magari di civiltà vissute miliardi, milioni di anni fa, reperti databili 200.000 anni fa, 500.000 anni fa, civiltà presenti 500.000 anni fa, per carità, tutto è possibile, però per quanto riguarda la storia documentata che noi abbiamo, lo studio sulle datazioni ha espresso che assolutamente non è così e il tutto è stato comprovato numerevoli volte. Infatti gli storici quando si parla di nuova cronologia gli si drizzano i capelli, un po' come a me in questo video. Però è importante, vedremo come per quanto riguarda la storia italiana sarebbe da spostare l'inizio molto più su di quello che si pensa e il tutto verrà ancora di più arricchito man mano che andremo avanti nella ricostruzione storica in chiave nuova cronologia. Ne vedremo veramente delle belle, quindi ecco, vi consiglio di iscrivervi al canale, azionare la campanella per non perdervi assolutamente le notifiche e quindi rimanere sempre aggiornati. Lasciate un mi piace, mi raccomando, perché aiuta gratuitamente il canale a crescere e questo è il più grande regalo che potete fare a chi si mette in gioco, insomma, per poter divulgare questo genere di argomenti. Lasciate un commento, anche i commenti sono molto importanti e grazie ancora per tutto il sostegno che mi mostrate ogni volta, ogni giorno, insomma, è un piacere condividere questo viaggio con voi e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.